Ciao a tutti amici, bentrovati con un nuovo Perché si dice. Come forse già saprete, con questo format cerchiamo di scoprire l'origine di molti comuni modi di dire. Poi vi lascio tutto in descrizione come sempre. Cominciamo. Numero 1. Fare vita mondana. È un modo di dire che si usa per descrivere quelle persone che partecipano spesso ad eventi frequentati da persone altolocate o molto conosciute, oppure che spendono molti soldi per frequentare ristoranti, feste, locali particolarmente rinomati. La spiegazione di questa espressione è legata al termine mondano, che ha origine latina e dà originariamente significato di mondo. Stiamo quindi parlando di una vita legata agli aspetti più materiali e effimeri dell'esistenza più che a quelli spirituali. Numero 2. Tizio, Caio e Sempronio. A prima vista forse potrebbe sembrare un modo di dire popolare, persino un po' informale, invece l'espressione Tizio, Caio e Sempronio ha origini antiche. Utilizzata in lingua italiana per indicare tre persone generiche a cui riferirsi durante un discorso, la locuzione risalirebbe infatti al Medioevo e più precisamente all'undicesimo-dodicesimo secolo, epoca in cui a Bologna visse un giurista ritenuto tra i padri del diritto moderno e fondatore dell'Università di Bologna, di nome Irnerio. Egli fu uno studioso che scrisse diversi volumi di analisi e commento dei testi giuridici dell'antichità, con l'abitudine di spiegare i concetti espressi dalla legge attraverso degli esempi, nei quali menzionava spesso proprio Titius, Gaius e Sempronius. In altre parole, dovendosi adeguare a un periodo in cui si imponeva ancora la lingua latina, Irnerio scelse tre nomi particolarmente comuni a quel tempo, a cui fra l'altro affiancò ad abitudini anche quelli di Filano, Calpurnio e Melvio. Il sintagma si è tramandato fino ai giorni nostri ed è entrato nel linguaggio comune, tant'è che a volte i tre nomi vengono scritti in maiuscolo per antonomasia e che dire tizio equivale ormai a dire un tale, un uomo qualsiasi, proprio come accade all'estero con altre espressioni tipiche. Per gli inglesi, per esempio, il corrispettivo è Tom, Dick e Harry, mentre in Francia diventa Pierre, Paul o Jacques. In Spagna si trasforma nel quartetto Fulano, Zutano, Mengano e Perengano, per non parlare del tedesco che ha optato per Hinz e Kunz. Tizio, Caio e Sempronio erano nomi propri di persona, forse non lo sapevate. Numero 3, una giornata campale è un giorno in cui avvengono una serie di eventi piuttosto intensi dal punto di vista emotivo o durante il quale svolgiamo una serie di attività piuttosto difficoltose da affrontare dal punto di vista fisico e psicologico. Il termine campale si riferisce a campo e possiamo immaginare che il collegamento con la difficoltà di affrontare la giornata sia legato alla durezza del lavoro sui campi. Si trovano anche altri modi di dire simili, come ad esempio una battaglia campale, riferito ovviamente a un episodio di guerra che è rimasto nella storia per la sua durezza e i suoi esiti, oltre che probabilmente anche per il numero di vittime e feriti alla fine degli scontri. Durante la Grande Guerra ci sono stati sicuramente episodi simili. Vediamo adesso numero 4, il battesimo di fuoco. Per battesimo di fuoco si intende un evento particolarmente significativo o difficile da affrontare a cui partecipiamo per la prima volta e a cui dovremo verosimilmente partecipare nuovamente in futuro. La spiegazione di questo modo di dire lo troviamo nel gergo militare, come poteva essere quello usato nella Grande Guerra, per cui per tutti i soldati c'era sempre una prima esperienza di combattimento. Numero 5. L'espressione figura barbina viene utilizzata per indicare quando una persona ha fatto una brutta figura in una determinata situazione o quando un lavoro o una cosa sono stati fatti male. Il termine barbina è usato come diminutivo di barba in senso negativo, cioè appunto fatta male. Bene amici, per oggi ho finito, spero che il video vi sia piaciuto, grazie per la visione, a presto, ciao.